Se siete qui, probabilmente come me avete sempre sognato, fin da bambini, di vedere il vostro robottone preferito prendere vita. Ebbene, dopo tanti anni, molto studio, qualche esperienza anche fallita e con la tecnologia moderna della stampa 3D, oggi quel sogno è diventato realtà. Ma non solo per me, può diventarlo per tutti, anche per voi. Dopo anni passati a modellare i mitici robottoni in 3D, ho finalmente stampato in resina il mio primo pezzo di una serie che ho deciso di chiamare Metal Warriors, esattamente come il gioco che ho iniziato a realizzare tanti anni fa e che poi non ho mai completato. Il primo robottone che ho deciso di stampare è lui, Baldios, che ho realizzato in due versioni, una con il colore anime e l'altra in colore black version. Se vi interessa sapere come ho realizzato tutto questo progetto, dalla modellazione fino alla stampa, fino anche alla verniciatura, continuate a seguire questo video. Ma basta con le parole e procediamo subito. Come alcuni che mi seguono già sanno, modello robot in 3D fin dal lontano 1996, quando pubblicai il mio primo sito web. Il mio primissimo robot fu probabilmente Mazinga Z o il grande Mazinga, non lo ricordo nemmeno con esattezza. Il mio primo sito sui robottoni modellati e renderizzati in 3D fu infatti pubblicato nel giugno di quell'anno, del 1996, su GeoCities, uno spazio gratuito che purtroppo oggi non esiste più. Nel corso degli anni poi ho realizzato tanti altri robot, ma sempre e solo in forma digitale, Gig, Goldrake, Evangelion, Titan 3, Gundam e molti altri. Ma negli ultimi anni, con la disponibilità delle tecnologie di stampa 3D accessibili e a basso costo, ho deciso di avventurarmi in questa sfida, ovvero quella di ricreare in 3D, quindi stampando in 3D, tutti i principali robottoni, non soltanto quelli che avevo realizzato in passato, ma anche realizzandone degli altri. Ma perché tra tutti i robot che ho realizzato sono partito proprio da questo, proprio da Baldios? Io ho modellato intensamente i robottoni per hobby dal 96 fino al 2004 circa. Dopodiché c'è stata una lunga pausa in cui ho fatto solo piccole modifiche ai robot che avevo creato in precedenza. Rivedendo dopo tanto tempo i miei vecchi modelli in 3D realizzati in quegli anni, però, nessuno mi convinceva più di tanto. Alcuni per la posa, altri per le proporzioni, insomma, per un motivo o per un altro non ce n'era uno che mi piacesse più di tanto. Quindi il progetto di realizzarli in 3D, stampandoli in 3D, prevedeva un lavoro di modellazione e di ritocco piuttosto avanzato. Baldios, in effetti, è stato l'unico, o forse uno dei pochi, che mi piaceva ancora e che mi pareva avesse le giuste proporzioni, anche la giusta posa e che quindi fosse pronto per poterlo passare subito alla stampa 3D. Insomma, non dovevo fare grosse modifiche per procedere con la stampa, ecco. Inoltre Baldios mi sembrava anche il più semplice da realizzare grazie alla sua pannellatura abbastanza piatta. Praticamente il modello che vedete è di fatto quello che avevo renderizzato, quindi modellato e renderizzato all'inizio degli anni 2000. Ovviamente è un modello, è una statua, si tratta di una statua, quindi non è posabile ed è alta circa 32 centimetri in totale. Vi vorrei far vedere con qualche riferimento, adesso prenderò una bottiglia da 1,5 litri. Il modello non è posabile, ma è una statua fissa, quindi è già in posa ed è alta circa 32 centimetri totali. Adesso vi metto anche una bottiglia a fianco questa è una bottiglia da 1,5 litri per farvi più o meno rendere conto delle dimensioni del modello. E ovviamente si tratta dai piedi fino all'altezza delle corna. Ho mantenuto appunto, come vi dicevo, la sua posa originale che ho realizzato verso la fine degli anni 90, inizi 2000, ed è asimmetrica, a differenza invece dei robot che sto realizzando più recentemente, che hanno una posa completamente simmetrica. Le modifiche principali sono state soltanto quelle necessarie per ottimizzarlo e renderlo stampabile in 3D, perché a suo tempo, appunto in quegli anni, l'ultimo mio pensiero era renderlo stampabile in 3D. Per la modellazione ho usato il software Lightwave 3D, suddividendo il robot in parti in modo da poterlo stampare appunto a pezzi, per poi assemblarlo in un secondo momento. Ovviamente per agevolarmi ho aggiunto anche degli incastri per poter appunto avere la possibilità di incastrarlo correttamente. Poi ho esportato le varie parti in formato STL e per configurare il piatto di stampa e gestire tutti i supporti ho caricato il file su C2Box. Ho cercato di ridurre il più possibile il numero di pezzi per evitare problemi negli incastri, principalmente perché era comunque il primo progetto che stavo realizzando,
e per ottimizzare anche l'altezza, intendo l'altezza del volume di stampa, quindi del volume della stampante, cercando quindi il più possibile appunto di sfruttare il volume di stampa che avevo a disposizione, dal momento che la stampante appunto che ho utilizzato era in formato ridotto, insomma una Voxelab Proxima 6, che era un modello entry level con un piatto di stampa e quindi anche un volume di stampa piuttosto limitato. Le parti sono state suddivise in questo modo: le braccia, che sono un pezzo unico, quindi avambraccio, braccio e anche gli spallacci sono un pezzo unico, i pugni sono invece un pezzo separato. Il corpo centrale è un altro pezzo unico, quindi vita, bacino e torace sono appunto un pezzo unico. Gambe e piedi sono anche qui un altro pezzo unico, ovvero le cosce sono state stampate a parte, mentre gambe e piedi sono un pezzo unico, comprese anche le lame frontali. Collo, testa, zaino e corna sono invece pezzi a sé stanti, soprattutto per le corna, che erano sicuramente la parte più delicata che dovevo stampare. Ho preferito appunto stamparle separatamente, creando un innesto sulla testa, in modo da poterlo poi testare. Quindi ho realizzato 2 o 3 stampe per poterlo realizzare, e sicuramente è stata una scelta azzeccata, perché nella prima stampa si sono spezzate immediatamente, come ho cercato di staccare i supporti della stampante 3D. Nonostante il piatto di stampa ridotto, sono comunque riuscito a posizionare tutti gli oggetti e utilizzare soltanto 2 piatti di stampa. Quindi un piatto per la parte superiore del corpo e l'altro per la parte inferiore, gambe, cosce e pochi altri oggetti. La configurazione della stampa è stata effettuata utilizzando C2Box in versione free e, come dicevo prima, la stampa è stata realizzata a resina. Questa stampa la vedete, questa a colori, è stata realizzata a resina, utilizzando una resina LGU standard di colore grigio lavabile ad alcol. In realtà il primo modello che ho realizzato in assoluto è stato lui, è stato questo in versione dark, in versione black, perché al tempo ancora non avevo una stampante a resina, ma avevo soltanto una stampante FDM che oggi non ho più, che appunto ho venduto poco dopo. E il problema è stato che questo modello, nel momento in cui ho stampato, avevo idea di aver messo un filamento di PLA. In realtà era un filamento di ABS, quindi alla fine mi sono ritrovato con la stampa completa e praticamente stampata in ABS, quindi con ovviamente errori giganteschi per quanto riguarda le varie temperature sia del piatto sia dell'hot end, sia insomma, della testina. E quindi praticamente il risultato finale sono state queste striature che possiamo vedere un po' dappertutto e che però alla fine di tutto non me l'hanno fatto dispiacere. Dal momento che il modello era comunque stato stampato, anche le corna sostanzialmente erano venute non benissimo, però alla fine non si sono rotte. E alla fine ho deciso di realizzare una versione, un gemello della versione a resina, appunto colorandoli in una versione black. Alla fine i 2 modelli sono esattamente della stessa dimensione, come potete vedere. Poi dopo la stampa, parlo della stampa a resina, ho eliminato tutti i supporti, ripulito le parti stampate con alcol e sono passato poi alla cura. Ho fatto un piccolo carteggio agli oggetti prima di passare alla fase di verniciatura vera e propria, e devo confessare che ho avuto anche qualche piccolo intoppo nell'assemblaggio, perché alcuni incastri, soprattutto quelli degli spallacci, tra gli spallacci e il torace, tra le spalle e il torace, non li avevo realizzati correttamente, quindi ho dovuto carteggiare un bel po' per poter far incastrare correttamente le 2 parti. Per quanto riguarda la verniciatura, l'obiettivo era dare un look anime style, quindi colori piatti, non cromati ed abbastanza saturi. Quindi come primer, adesso rimetto in posa tutto quanto, come primer ho usato un primer bianco della Citadel chiamato White Scar, che ho dato completamente a bomboletta, che è questo qui. Ho dato 2 mani su tutto il modello. Sto parlando appunto della verniciatura del modello a resina. Per quanto riguarda la verniciatura del modello FDM, invece ho dato completamente a pennello. E quindi, come dicevo, per quanto riguarda il primer, siccome era un primer piuttosto chiaro, ho preferito dare 2 mani per avere una base pienamente uniforme. Per quanto riguarda la verniciatura, l'intera statua è stata dipinta completamente a pennello, senza l'aerografo. Ho utilizzato principalmente vernici acriliche della Citadel e della Valleco. Per quanto riguarda la Citadel, ho utilizzato principalmente questi 3 colori, vi faccio vedere, che sono, li prendo, che sono il rosso,
il giallo, che appunto mi sono serviti appunto per le parti rosse e gialle, e invece il lead Belker che mi è servito per le parti che si vedono poco, diciamo le parti meccaniche, quindi le parti dei gomiti e del retro delle ginocchia sostanzialmente, e credo anche per il collo. Per quanto riguarda invece il blu, sostanzialmente ho utilizzato il dark blue della Valleco serie Mecha Color, mentre per il black ho utilizzato sempre il Mecha Color della Valleco in versione pure black. Mentre per l'azzurro ho utilizzato un model color a cui in realtà ho mischiato un pochino di pure black, di dark blue per creare una tonalità leggermente più scura. Questo perché l'azzurro del model color della Valleco era un azzurro di tonalità troppo chiara e non mi piaceva, quindi ho preferito insomma mischiarlo per avere una tonalità che mi piacesse di più. Infine, per quanto riguarda la finitura, per proteggere il modello e mantenere appunto l'aspetto anime style, ho dato una finitura di protettivo opaco trasparente sempre della Citadel, che vi faccio vedere. Si tratta di questo sempre a spray, appunto, ed è una finitura, un protettivo opaco trasparente. Sempre in FDM ho realizzato anche la base, che ho colorato sempre in colore metallizzato e nero, mentre in resina ho realizzato invece la targhetta che potete vedere sotto al robot, completamente appunto prima vettoriale e poi l'ho estrusa per farla diventare un modello 3D stampabile a tutti gli effetti. Nonostante sia il mio primo modello stampato in queste dimensioni, nonostante diversi difetti, comunque alla fine, tutto sommato, il risultato finale non mi dispiace affatto. Ci sono state diverse problematiche, sicuramente devo migliorare con la stesura del bianco, come potete vedere, soprattutto qui non mi piace, avrei dovuto probabilmente dare una o due mani in più. E questo appunto è il mio primissimo modello della serie Metal Warriors, e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Spero che questo video, in cui torniamo tutti un po' ragazzi grazie ai cartoni animati, unito alla tecnologia moderna, vi sia piaciuto. Seguiranno altri video come questo con altri robots. Anzi, il numero 2 della linea Metal Warriors, quindi il prossimo video che vedremo, avrà come protagonista Gig Robot d'acciaio, uno dei robot più iconici usciti in Italia. Quindi se volete vedere altri video come questo, supportate il canale aggiungendo un like e iscrivendovi. Noi intanto ci vediamo al prossimo video. Ciao!